Ehi là, ciao a tutti Tribers e benvenuti in un nuovo video sul canale di Triber. Questo terzo video è una continuazione di questi altri due video qua che abbiamo fatto in collaborazione con Fabrizio per parlare di temi molto interessanti riguardanti i bug, con uno speciale focus sulla severity. Questo episodio, in quanto continuazione di quei due, ovviamente riprenderà un tipo di bug particolare perché spesso è molto legato a una specifica severity. Ovviamente non è sempre così, non è una regola che quando trovo quel tipo di bug lì ovviamente ho quella severity lì, ma su questo, come negli altri due episodi, approfondirà Fabrizio. Che dire ragazzi, io vi lascio la parola sul suo approfondimento sui bug graphic. Ciao Carlo, ed eccoci ad un nuovo appuntamento del Triber Crash Course. Oggi andremo a vedere una tipologia di bug che molto spesso è una scelta peculiare del Triber, perché è vero che nelle campagne di bug finding bisogna trovare i bug, ma a seconda della formazione e delle esperienze che il tester ha maturato appunto durante le varie campagne, è magari più specializzato a trovare bug di malfunzionamento o di usabilità piuttosto che grafici o typo. Ma la domanda è sempre quella: ma un bug che cos'è e soprattutto come lo si può riconoscere? Allora, ovviamente il bug è un qualcosa che non funziona così come è stata progettata quella funzionalità, oppure un layout grafico non viene replicato nelle diverse pagine, e questi sono tutti esempi di bug, perché alla fine il bug è un qualcosa di oggettivo dove lo trovo io o lo trova Carlo o lo trova un qualsiasi Triber, è un qualcosa che non funziona oppure non visualizza correttamente un qualcosa che in altre pagine o in altre sezioni del prodotto digitale che stiamo testando sono visualizzate correttamente. Oggi andremo a vedere la categoria graphic. La categoria graphic che cos'è? È quella categoria dove si vanno a evidenziare tutti quei bug appunto che magari non rispettano un layout grafico, ad esempio una scelta di colori che è presente in tutto il prodotto digitale e magari in quella pagina non è rispettata. Apro una parentesi: facciamo sempre attenzione a capire se quella è un work as design e quindi è corretto che magari in quella specifica pagina il layout sia differente. Lo potete notare facilmente andando a vedere se le pagine, ad esempio contenute nella stessa sezione, mantengono quel layout grafico oppure riprendono quello originale. Quindi valutate sempre se un qualcosa è sporadico e quindi può essere un bug oppure una scelta progettuale. Sempre nel layout grafico ci possono essere cambi di colore, cambi di disposizione all'interno della pagina. Altre tipologie di graphic sono l'assenza magari di fotografie, immagini, icone, e tendenzialmente questo è caratterizzato da un placeholder, quindi un rettangolo che segnala che lì ci sarebbe dovuto essere qualcosa ma non c'è in quel momento. Altro esempio, nelle pagine di prodotto o nelle pagine l'assenza o la presenza di immagini. Anche qui fatevi una domanda e verificate nella pagina se poi in effetti sono attinenti o meno. Similare, ma ovviamente differente, un'altra categoria sono i typo, e lì parliamo di errori di traduzione, errori di scrittura, errori di font, quindi un font differente. Quindi tornando all'oggetto di questo Triber Crash Course, vedremo appunto un graphic. Il graphic tendenzialmente non ha un impatto di severity high o critical, però anche in questo caso dipende da quale funzionalità o da quale pagina è impattata appunto dal bug grafico. Oggi vedremo un bug grafico che tendenzialmente ha una severity low, tutto sommato non arreca un danno così importante, e vedremo lo stesso che cambia severity perché ad esempio si ripropone più volte, e proseguiremo con la stessa tipologia di bug che diventa un high perché si presenta sia nella pagina con l'elenco dei prodotti e sia nella pagina di dettaglio del prodotto. Ora ricordatevi sempre che il bug form deve registrare un solo bug, e quindi se noi riscontriamo nell'elenco dei prodotti che mancano ad esempio 10 immagini, non andremo mai ad aprire 10 bug, ma ne apriremo uno allegando giustamente lo screencast e lo screenshot con tutti gli elementi che abbiamo riscontrato e descrivendo nel bug form che quella tipologia di bug viene riproposta più volte all'interno di quella lista di oggetti. Stesso discorso vale se trovo un solo bug ad esempio nella lista dei prodotti e poi si ripercuote anche nella pagina di prodotto. Ovviamente avrà una severity differente, ma in questo caso ne apriamo uno spiegando che l'immagine manca sia nella lista e sia nella pagina di dettaglio. Utilizzate il campo commenti aggiuntivi per specificare che lo stesso bug magari io l'ho trovato nella lista dei prodotti delle scarpe e l'altro si trova nella lista dei prodotti degli accessori. Adesso andiamo a vedere il bug insieme. Cominciamo con il primo. Andiamo a prendere il nostro smartphone e ci colleghiamo al
sito web, e questo è stato un sito web che abbiamo utilizzato per le training challenge, per cui magari qualcuno di voi ci ha partecipato. Quindi andiamo su menu, marche, mostra tutto, e andiamo a cercare una marca in particolare. La cerco dal menu orizzontale, dopodiché la apro e vado a visualizzare la pagina di dettaglio. Come potete vedere, subito sotto il testo si trova un placeholder, come vi dicevo prima, che sta a indicare che lì ci sarebbe dovuta essere un'immagine, ma l'immagine non c'è. Ovviamente in questo caso stiamo parlando di un bug low, perché l'assenza dell'immagine non va a compromettere il funzionamento. Paradossalmente io ho visualizzato la pagina che nell'elenco dei brand mi riporta appunto al brand specifico, e quindi non c'è nessun problema. Sì, manca l'immagine, è vero, però non ha una severity di alto livello. È ovvio che se questo stesso bug io lo dovessi ritrovare in altre pagine similari e magari comincia a diventare anche abbastanza frequente, bene, questo ovviamente va a cambiare la severity del bug. Ad esempio, ho cambiato brand e lo ritrovo, ma questo lo posso provare più volte. In questo caso invece è uscito, in quest'altro caso no, quindi sono già 3 brand che non hanno l'immagine. Ovviamente il suggerimento non è quello di andare a testare tutto quello che c'è, ad esempio in questo caso tutti i brand, ma prenderne 5, 6 e verificare se quello è sporadico, quindi magari è capitato soltanto per quel brand, oppure capita anche su altri, come appunto stiamo vedendo insieme. Andando a scegliere diversi brand, a volte la trovo, a volte no, per cui nel momento in cui andate a aggiungere evidenze che quel tipo di bug si verifica su più pagine, ovviamente la severity cambia, e questo vi consiglio di metterlo nei commenti aggiuntivi, andando a indicare ovviamente non tutti, ma quelli che avete provato, e specificando che questo tipo di bug si presenta su più pagine, come ad esempio, e aggiungete il nome della pagina o il link se vi torna più comodo. Ovviamente più volte capita e magari potete salire di severity, ovviamente non oltre il medium, perché come avete visto e come abbiamo visto dove si trova l'immagine non cambia di chissà quanto l'esperienza utente o le informazioni legate a quella funzionalità. Andiamo avanti e vediamo qualche altro tipo di bug e vi spiego anche la differenza fra medium e high. Ecco, nel caso che andremo a vedere invece la severity ovviamente ha una importanza maggiore. Ve lo voglio commentare perché è particolare. La funzione che stiamo andando a testare è sempre quella di sezione di prodotti, in questo caso siamo in scarpe uomo, e ovviamente il Triber ha scorso tutti i prodotti che sono presenti in questa sezione finché a un certo punto non ha notato un'immagine mancante. Come state vedendo nel video è unica, non sono una serie di immagini che di colpo poi si caricano. Questo è il caso in cui in effetti ne manca una, ed è questa del prodotto che in questo momento state guardando, e oltre a notare l'assenza nella lista di prodotti, il Triber è andato a cliccarci su, perché è giusto essere curiosi, è giusto verificare, e ha voluto verificare che magari nella pagina di prodotto fosse tutto a posto. E invece, andando a cliccare nella pagina di prodotto, ha notato che tutte le immagini del prodotto mostrate appunto nella pagina di dettaglio sono assenti. Ovviamente in questo caso la severity cambia, perché una pagina di prodotto dove le immagini sono mancanti, è vero che le informazioni del prodotto come il nome, il prezzo, la quantità disponibile, le taglie disponibili ci sono, perché nella parte destra sono presenti, però mancano le fotografie, che per un prodotto digitale che appunto è un e-commerce che vende prodotti, il fatto che manchino tutte le immagini sia nella pagina di elenco prodotti e sia nella pagina di dettaglio del prodotto ha una severity maggiore. In questo caso è stato categorizzato con una severity high, e perché ovviamente manca sia nell'elenco e sia nella pagina del prodotto. In questo caso il Triber ha fatto un buon lavoro andando appunto a capire se era un singolo problema soltanto in una lista di prodotti oppure un problema ben più grave nella pagina di dettaglio, perché ricordatevi sempre che dall'altra parte chi fa la review si basa su quello che voi fornite all'interno del bug form come descrizione e quello che mettete negli allegati. Più siete completi e più aiutate la fase di revisione nell'andare a confermare la validità, la severity e la tipologia del bug e a presentarlo correttamente al cliente che lo risolverà. Quindi ragionate sempre su quanto il bug che avete trovato è importante. Bene, oggi vi ho fatto vedere i graphic perché c'è chi è abituato a trovarli e chi no. Quando partecipate alle campagne fateci caso, e se doveste avere dubbi contattate sempre il Triber Leader o il Triber Coach a seconda della campagna che state facendo, per magari chiedere qualche consiglio in più o qualche chiarimento in più. Ci vediamo al prossimo appuntamento del Triber Crash Course e buona caccia. Ok, grazie mille Fabrizio dell'approfondimento, è stato veramente interessante. In generale credo che gli episodi con te siano quelli veramente
veramente che ci possano trasmettere più conoscenza come cercatori di bug, sia grazie alla tua esperienza nel campo come Triber Legendary e di fatto uno dei primi a iscriversi a Triber, ma anche perché credo che in qualità di Triber Coach riesci sempre a portare degli esempi puntuali e precisi per quanto riguarda le cose di cui stai parlando. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo episodio e che cosa ne pensate anche dei due precedenti, quindi scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto, se ne volete altri, se volete altri video di questo tipo. Sapete che fa sempre piacere ricevere un feedback, quindi mettete anche un mi piace, iscrivetevi, attivate la campanella, fate tutto quello che volete con questo canale. Detto questo, io direi che ci possiamo fermare qui per questa volta e ci vedremo nel prossimo video sul canale di Triber.